Buonasera amici di MRTV e benvenuti alla rubrica Il cittadino sovrano. Qui con me c'è Marco Ludovico. Buonasera Marco. Buonasera Serena, buonasera a tutti. Allora Marco, il cittadino sovrano è una rubrica che noi abbiamo dato a questa accezione di tipo pedagogico che vuol far riflettere sugli aspetti fondanti di un vero individuo, prima di tutto sovrano di se stesso. Lo fa trattando argomenti dal punto di vista sicuramente teorico, per poi declinarlo nella realtà quotidiana insieme a quelli che sono i nostri ospiti. E stasera abbiamo con noi Antonio Borrini, già noto al pubblico di MRTV per una precedente intervista proprio con te, Marco. Benvenuto Antonio. Buonasera Serena, buonasera Marco, grazie a voi per l'invito. Grazie a te per essere di nuovo con noi, Antonio. Allora, Marco, io ti chiederei di mettere la foto che ci hai fatto vedere poco fa di Antonio per capire un Eccola. attimino quello che è l'argomento di questa sera. E ovviamente questa maglietta che indossa Antonio ci fa capire qual è il suo messaggio che vuole dare, ma soprattutto non rimane solamente un messaggio, ma diviene proprio uno stile di vita. Ma andremo a capire perché. Allora, innanzitutto andiamo a definire un po' cos'è l'argomento di questa sera, che è l'argomento fondante è la determinazione, e capiremo il perché di questa maglietta di Antonio. Innanzitutto, la determinazione è la creazione dei propri limiti, oltre i quali non si è disposti ad andare. Ma che ci tengo a dire una cosa importante: non è la famosa comfort zone di cui si parla per esempio in PNL. Cioè la comfort zone è quella bolla dalla quale noi non vogliamo uscire per paura dell'ignoto. In realtà la determinazione sono invece quei limiti che noi ci poniamo perché oltre i quali non ci sono più i nostri valori. E quindi la determinazione è anche essere disciplinati, ma è anche educazione delle proprie capacità. La determinazione è quel famoso centro di gravità permanente che noi conosciamo tutti grazie ovviamente al grande maestro Franco Battiato, ma che lui riprende dalla tradizione della quarta via di Gurdjieff. E questo centro di gravità permanente non è una rigidità come spesso si pensa, perché la rigidità ci può portare anche a spezzarci. In realtà questo centro di gravità permanente ha un'accezione molto più simile a quella degli alberi: radici solide e rami flessibili e adattabili. Allora, detta questa premessa, io voglio chiedere ad Antonio, cos'è per te la determinazione? Ma allora, ti dico la verità, per me la determinazione è cercare di portare avanti determinati valori e determinati aspetti che spesso e volentieri agli occhi degli altri sono considerati controcorrente. E mi permetto di fare una parentesi e di aprire una parentesi, cara Serena. Io sto portando avanti questa battaglia perché purtroppo stiamo dando per scontato da ormai quasi 2 anni diritti e libertà che davamo per assodate e che purtroppo non è più così, e non questo mondo purtroppo e questa nostra nazione purtroppo da quasi 2 anni ha privato delle principali libertà e dei principali diritti costituzionalmente sanciti la sua popolazione. E io cerco nel mio piccolo di portare avanti con determinazione battaglie che davo per scontate, ma che purtroppo sotto gli occhi di tanti non sono più così. Grazie intanto Antonio per questa tua definizione, che tu hai detto una cosa molto, molto bella che a me è un'altra parola che effettivamente in questi ultimi tempi
la stiamo ripetendo spesso, cioè lo dare per scontato. E in effetti noi siamo qua invece per capire quali sono i nostri valori, e quindi se noi abbiamo dei valori da portare avanti con determinazione, la parola scontata non ci sta, perché ciò che è scontato fa perdere valore. Ecco allora che quelli che noi oggi siamo qui a tenere forte in mano, a cercare di recuperare, come dicevi tu, soprattutto da 2 anni a sta parte, ma non solo, è proprio il ritornare a capire appunto che queste libertà e questi diritti non sono scontati. Noi ogni giorno dobbiamo fare come fa il guerriero spirituale, il guerriero di luce, chiamatelo poi il monaco guerriero, chiamatelo come volete, ma quello che fa il guerriero si allena ogni giorno per la propria libertà e per le libertà altrui. Io però vorrei sentire anche il nostro Marco, che è scomparso dal video, e cosa ne pensa e cos'è, insomma, per te invece, Marco, la determinazione. Allora, io quando abbiamo introdotto appunto questo tema sulla determinazione ho pensato subito ad Antonio, nonostante ci fossimo conosciuti da pochissimo tempo, ma proprio perché ho visto in lui una lotta non contro qualcuno, contro qualcosa, ma un voler affermare prima di tutto a se stesso, cioè a me anche sull'immagine, adesso magari la riproponiamo, della maglietta, non ha voluto affermare che, per esempio, poteva essere messo in modo generico, il Green Pass è la Costituzione, cosa che poteva rendere comunque lo stesso effetto, ma il mio Green Pass è la Costituzione italiana, afferma un principio personale che non va quindi a voler essere imposto su qualcun altro e allo stesso tempo però in maniera ferma, determinata, rende anche il concetto della Costituzione molto più personale che non esterno, impersonale, quindi come valore proprio, come valore intrinseco, un po' come fosse una sorta di bussola che lo guida. E anche quando abbiamo discusso l'altra volta dei temi più contingenti, appunto inerenti alle libertà, il Green Pass e tutte queste cose, alla fine non siamo entrati tanto nel merito come si fa spesso, soprattutto nei talk show, nel merito del voler fare gli scienziati o del voler fare chi ha letto e seguito l'ultima notizia, l'ultima indiscrezione, ma siamo proprio entrati in una questione di merito, quindi inerente a quello che lui riteneva la sua libertà, io ritenevo la mia libertà, che non aveva nulla a che fare poi con quello che voleva fare l'altrui persona, non aveva nulla di limitante verso qualcun altro, quindi non era qualcosa contro qualcuno, come purtroppo alla fine siamo abituati a vedere, c'è sempre una lotta contro qualcuno, contro qualcosa, contro l'emergenza del momento, una volta economica, una volta sanitaria, una volta climatica, una volta la sicurezza, una volta, cioè, c'è sempre un'emergenza, c'è sempre qualcosa in teoria che fa perdere proprio quella famosa bussola che ho visto in Antonio. È molto importante invece tenerla salda, tenere la barra dritta, come si suol dire, come l'ho vista nelle sue parole, nelle sue espressioni, nei suoi gesti, proprio perché in un clima sempre più emergenziale diventa sempre e maggiormente importante avere saldi e ben incisi nella propria mente quelli che devono essere poi i valori, le basi dal quale poi declinare tutto il resto, perché poi si sa, quando le cose vanno bene è un po' come nelle società tra soci piuttosto che tra fidanzati, tra marito e moglie, e quando le cose vanno bene sono buoni tutti, cioè diventa tutto più semplice. Quindi la Costituzione, così anche come i nostri valori più personali, più profondi,
non sono fatti e non sono stati scritti per essere applicati quando va tutto bene. Lì è facile, lì viene tutto semplice. È proprio in questi momenti invece che dobbiamo rimanere da un lato freddi, ma nel senso di lucidi, non perdere la lucidità, ma allo stesso tempo rimanere anche col cuore caldo, come ho percepito il suo, proprio con questo amore, questa passione per tutto quello che sono questi valori, questi principi, questa bussola interna che deve rimanere tale senza poter subire scossoni pericolosi come purtroppo li abbiamo visti in questo periodo. Allora, Marco, tu hai detto, no, che è semplice quando tutte le cose vanno bene. A me invece piace spesso riportare quello che è, spero di ricordare le parole corrette, se no cercherò di darvi il concetto, un detto arabo che io ho riportato, credo, in quasi tutti i miei libri, o comunque in gran parte dei miei libri, che è: tempi avversi creano uomini forti creano tempi tranquilli creano uomini deboli creano tempi avversi. Ed è quello che ha accennato poco fa anche Antonio, cioè il dare per scontato. Cioè, quando tutto va bene, non si dà più valore a quello che si ha. E quindi da qua iniziano proprio i tempi avversi. Ma perché? Perché le persone perdono il proprio potere, o perlomeno perdono la capacità di conoscere il proprio potere, perché noi comunque intrinsecamente dentro di noi questo potere ce lo abbiamo tutti, solo che continuiamo a dire il potere è là fuori, è esterno, c'è qualcuno che ha il potere e noi no. In realtà no, ognuno di noi ce l'ha questo potere, solo che lo sta dando in mano ad altri. Infatti la battuta che mi veniva è: spesso pensiamo di aver perso questo potere o diciamo di aver perso questo potere, in realtà senza vedere o capire che ce lo stiamo auto-infliggendo, questo sacrificio di perdita non dovuto a nessun altro se non a noi stessi. Esatto. Antonio, io adesso voglio chiederti però come tu nella vita di tutti i giorni stai portando avanti, ovviamente con determinazione, questi tuoi valori. Ma allora, ti dico la verità, io credo di non ho superpoteri, sono un ragazzo di 23 anni con veramente tanti tanti sogni nel cassetto, ma da 2 anni a questa parte cerco in qualche modo di far capire, iniziando dai miei familiari e poi passando ad amici e conoscenti, che c'è un altro tipo di verità e c'è un altro tipo di narrazione, c'è un'altra storia, un altro capitolo che non si è proprio affrontato, nel senso che purtroppo noi, mi riallaccio anche al discorso che facevamo precedentemente, noi abbiamo perso in partenza quando abbiamo incominciato a considerare i nostri diritti e le nostre libertà costituzionalmente sancite, che sono costate il sangue, la vita dei nostri nonni, dei nostri familiari nel periodo più buio e nei periodi più bui del Novecento, come gentili concessioni da parte del governo. E questo è già importante sottolinearlo, perché spesso e volentieri, come dicevamo precedentemente, ormai i nostri diritti sono dati per scontati. E quando sono dati per scontati, soprattutto dalla mia generazione, i nostri governanti, passatemi questo termine, ci mettono i piedi in testa. Nella vita di tutti i giorni amo stare nelle piazze, nel senso che adoro quello che faccio in consiglio comunale, ma preferisco, quando finisce la seduta in consiglio comunale, dove comunque si analizzano i vari problemi della città, ma apro anche un'altra parentesi. Io, parlando con Marco la scorsa diretta, dicevo che non scordo la diretta a Reti Unificate di Giuseppe Conte, quando diceva: consiglieri comunali, assessori e sindaci, siete le principali e siete le prime sentinelle del territorio. Io non lo scordo, perché noi siamo sentinelle del territorio anche a vigilare che della Costituzione non si faccia carta igienica.
Perché in questi 2 anni purtroppo la nostra Costituzione è stata utilizzata come tale, è un'affermazione molto forte, mi prendo la responsabilità di quello che dico, ma spero che voi possiate quantomeno compatire questa mia scelta. Ma oltre alla mia attività in consiglio comunale, con azioni simboliche e con azioni gandhiane per cercare di sensibilizzare tutto il resto delle istituzioni e il resto dei miei colleghi in consiglio comunale, spesso e volentieri non ci riesco, quindi è un punto dove dovrò cercare di migliorare. Amo stare nelle piazze, amo stare a contatto con tante persone, iniziando dai miei concittadini, partendo da piccoli imprenditori che sono stati più colpiti da questa crisi dovuta alla mala gestione di questa pandemia, perché noi dobbiamo sottolineare che noi siamo stati lo Stato che ha gestito in maniera peggiore la pandemia, con enormi ricadute a livello economico. Amo stare tra la gente, con i piccoli imprenditori, con i giovani che purtroppo combattono non solo da 2 anni, ma da tanti anni, e voi lo sapete meglio di me, con contratti precari e con contratti che ad andare avanti, e se andiamo avanti di questo passo, non esisteranno neanche più i contratti precari, perché noi rischiamo che fino adesso noi abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro col Covid e noi rischiamo che a fine dicembre rischiamo di perdere un altro 1 milione di posti di lavoro. E se nelle grandi città si nota, credetemi che nelle piccole città o nelle medie città come la mia, che sfiora i 50.000 abitanti, purtroppo si nota ancora di più, perché già solo passeggiando nel centro storico di Via Italia, Settimo Torinese, possiamo notare tante vetrine sfitte, tante vetrine vuote, vendesi. Cioè, non è questo il mondo per cui i nostri genitori hanno lottato, non è questo il mondo per cui i nostri nonni sono morti per le nostre libertà. E chiudo e poi lascio la parola a voi. Dal mio punto di vista, buona parte dei nostri concittadini e buona parte del popolo ti danno ragione quando comunque spesso e volentieri viene analizzata un altro tipo di verità, passatemi questo termine, però continuano, e lancio una provocazione, continuano a fare la rivoluzione su Facebook, continuano a fare la rivoluzione sui social network, perché poi quando c'è da scendere in piazza, sì, abbiamo visto veramente enormi cortei a Milano, enormi cortei in tante città italiane, iniziando anche da Torino, con la variante torinese, però sono sempre tanti quelli sui social e sono sempre meno quelli che si recano in piazza per difendere diritti e libertà costituzionalmente sancite. Infatti, Antonio, io ti ringrazio perché stavo proprio cioè volevo proprio fare questa puntualizzazione. Tu appunto hai detto, io sto in piazza in mezzo alla gente, parlo con gli imprenditori, parlo con la gente, sto lì, capisco quello che sta accadendo. E quanti sono quelli che sui social stanno dicendo, diciamo i social perché ormai è il nostro punto di ritrovo, diciamo, lo stiamo facendo anche noi questa sera, ovviamente, che siamo sui social per poter dare questo messaggio. Sono tantissimi quelli che sui social vogliono fare la rivoluzione, per poi si fermano a scrivere su Facebook, a creare gruppi WhatsApp o Telegram adesso, perché anche WhatsApp vogliono abbandonarlo per tutta una serie di motivi, perché Telegram è migliore, vabbè, anche WhatsApp una volta era migliore. E poi vanno in crisi e non fanno altro che parlare per ore e ore e ore perché c'è il blocco di Facebook e di WhatsApp e di Instagram per qualche ora. Cioè impazziscono, adesso che faccio? Non so cosa fare. Ecco, allora, in quelle ore in cui i social sono bloccati. Ma perché Serena, è come se i rivoluzionari di una volta gli avessi chiuso la piazza, cioè vanno in crisi logicamente. Esatto. Dice, io adesso dove la faccio la rivoluzione? Cioè, mi avete tolto la piazza e io dove la faccio la rivoluzione? Che attenzione, va benissimo i social perché diciamo che sono quel mezzo che ci hanno permesso di rimanere comunque uniti anche in un momento in cui fisicamente, diciamo, hanno tentato di tenerci lontano. Però alla fine
Bene, vi hanno bloccato per 5-6 ore i social e andate in piazza, no? Fate come fa Antonio, che sta in mezzo alla gente. E è lì che si fanno le rievoluzioni, come piace ovviamente chiamarle a me, perché una rivoluzione non deve mai essere per distruggere il vecchio e basta, ma deve essere sempre in prospettiva di creare un nuovo, qualcosa di nuovo però importante, perché spesso e volentieri anche sui social si sente sempre puntare il dito e dire bisogna distruggere questo, bisogna andare contro a quello, bisogna... Ok, e una volta che abbiamo distrutto questo e abbiamo fermato quello, che facciamo? Non ci Soprattutto sono chi lo delle fa. proposte. Come Marco, scusa? E soprattutto chi lo fa, perché Chi lo sembra fa? che tutti sanno la soluzione per tutto. E il problema è che manca sempre qualcuno che lo faccia. Esatto, noi ovviamente ci stiamo ridendo su, ma ha ragione Antonio quando dice le rivoluzioni si fanno in piazza, non tanto con la manifestazione sterile, ma la manifestazione deve essere una partenza per poi fare delle azioni quotidiane, cioè nella propria vita, perché si dice sempre il mondo si può cambiare solo partendo da se stessi, vero, ma se non partiamo da noi stessi, aspettiamo sempre che siano gli altri. E lo si vede anche da queste cose. No, vabbè, allora io per non lottare, sono stufo di lottare, cedo perché è più semplice. Sì. Lascio... È come quando viene detto anche, per esempio, ai politici, del quale fa parte a tutti gli effetti e con tutti gli onori, Antonio, che sono tutti uguali, sono tutti ladri, sono tutte cattive persone. Ovviamente quando si fa un unicum, le possibilità che sia giusto sono quasi zero. Cioè, se io dico che un'intera categoria di persone, a meno che non mi rivolga veramente a categorie molto ristrette, è composta interamente da persone squallide, è difficile che io abbia ragione. Il problema è discernere. Io penso che nelle parole di Antonio si sia vista e sentita la sua determinazione. Poi oggi la potrà declinare su questo tema, domani su un altro, dopodomani su un altro ancora, ma è qualcosa che non gli può togliere qualcuno. E anche lì nel suo intervento ha fatto un passaggio fondamentale, cioè proprio quando ha detto c'è stato un momento, un periodo dove abbiamo iniziato a considerare le nostre libertà, i nostri diritti fondamentali come qualcosa di gentilmente concesso. Ecco, noi ricordiamoci che tutta questa mancanza di determinazione, mettiamola così, che ci ha portato a vivere questo periodo così nero per molti, probabilmente parte proprio da lì. Cioè, se ci fosse stata una coscienza individuale di ognuno, della maggior parte delle persone, di un gran numero di persone, tale da rendere conscio questo aspetto, ovvero che io posseggo dei diritti proprio già solo nel momento in cui vengo al mondo, non perché me li abbia concessi qualcuno o perché in quel periodo di bonaccia appunto va bene così. Ecco, questo probabilmente avrebbe portato, ripeto, se non la maggior parte, ma almeno un numero rilevante di persone, delle popolazioni, ad avere quella determinazione pacifica, gandhiana, ma irremovibile, tale da non permettere poi tanti abusi nel quale siamo finiti. Quindi è un po' come la citazione che hai fatto tu prima, Serena, rispetto ai periodi e alle persone che ci vivono, cosa creano e il cerchio che si chiude. E qui è un po' la stessa cosa. Ci sono stati degli abusi, tanti abusi. Ci ricordiamo per esempio i giochini lessicali nel quale veniva appunto menzionato proprio è concesso andare a fare la corsetta. Bene, ma la differenza è che un cittadino appunto sovrano, come il nome di questa trasmissione, la prima cosa che avrebbe interpretato o risposto è
bene, mi era concesso anche prima. E Ma in quindi effetti, Marco, mi rimane concesso anche tutto il resto. Invece è stato interpretato al contrario, siccome mi è concessa la corsetta, automaticamente allora io interpreto che mi viene vietato tutto il resto, ma è una mia interpretazione. Quindi in realtà sono io stesso che mi sto infliggendo questa colpa proprio per una mancanza di quella bussola e di quella determinazione lì. ma in effetti noi sappiamo che un diritto non è qualcosa che ci viene concesso, ma è qualcosa che non ci possono togliere. Quindi dobbiamo sempre, cioè dobbiamo ricominciare a innanzitutto conoscere il significato delle parole. E ho letto prima un messaggio di Daniel Burke, che intanto saluto, dove diceva: qui in Svizzera hanno creato un movimento Amici della Costituzione. Cosa ne pensi, Antonio? È che in Svizzera hanno avuto una grande idea. Devo essere onesto, anche in Italia qualche movimento c'è, però credo che in Svizzera, poi mi correggerete se qualora mi dovessi sbagliare, in Svizzera penso che quando si decida di creare un movimento del genere, comunque gli svizzeri sono uniti in piazza. Noi purtroppo ne abbiamo con anche fior di avvocati e anche con cittadini, ma anche insomma politici, magari non proprio politici, che si sono prestati a scendere in piazza, a creare movimenti del genere, però purtroppo siamo sempre frammentati qua. E lasciatemi fare una critica. Purtroppo anche in momenti del genere, dove non è che sono a rischio, le abbiamo già perse le nostre libertà, perché dal 15 di ottobre non so in che inferno entreremo, ma la cosa più scandalosa, permettetemi di dirlo, è che anche in un momento del genere, dove le nostre libertà e i nostri diritti sono stati buttati nel cesso, c'è ancora qualcuno che continua a fare la prima donna, perché vuole uno spazio in più in piazza, vuole mettere la bandiera, sì, io scendo in piazza solo se c'è la mia bandiera. Cioè, capite bene La che noi... lotta per i gradi di purezza, cioè c'è il puro, il esatto. purissimo, il più puro. E poi è quello che si denuncia agli altri, tra l'altro, no? Che certo. si dice: ma loro fanno di tutto per dividerci, ma non ci rendiamo neanche conto che noi facciamo la lotta e siamo divisi. Proprio per questo, Certo. per questo discorso di prima donna, proprio Antonio che dicevi anche tu, no? Siamo divisi, ma come? Se abbiamo tutti lo stesso obiettivo, perché uno deve essere per forza sopra un altro? L'importante è andare in battaglia e vincerla sta battaglia. Dobbiamo essere uniti in battaglia, non dobbiamo essere divisi in battaglia, se no è ovvio che vincono loro. Spesso e volentieri si dice che concedetemi questo termine, che loro sono il diavolo, no? Quelli che ci vogliono dare contro, sono il diavolo che comunque sappiamo è una parola che deriva da diabolos, colui che divide, ma non sono loro i divisi, loro sono uniti, per quello sono così forti. E il problema è che noi che siamo dalla parte del bene, siamo tutti divisi. E troviamo il modo sempre per dire: io sono migliore di te, e allora se sono migliore di te io sto da una parte e tu stai da un'altra. Quindi hai toccato un argomento veramente molto importante e fondamentale per questo momento, Antonio. Passatemi anche la battuta, perché non posso non farla. Gli svizzeri giustamente hanno fatto questa associazione degli amici per la Costituzione. In realtà anche noi, ovviamente, come diceva Antonio, abbiamo tanti amici della Costituzione. Il problema italiano proprio riguardo a questo tema è che somigliano molto a quegli amici che si vedono solo a Natale, a Pasqua, alle feste comandate. Quindi ti fa gli auguri al compleanno, a Natale, a Pasqua, e poi chi si è visto, si è visto. Quindi anche qui tantissimi amici della Costituzione a parole e poi nella pratica però diciamo che sembrano più conoscenti, mettiamola così. Quindi qui ci sono i conoscenti della Costituzione che spesso purtroppo
peccano proprio di conoscenza, senza neanche voler fare un giochino di parole, peccano anche proprio di conoscenza, e questo poi porta probabilmente, è quell'innesco che fa scoppiare quel circuito, quella sorta di cane che si morde la coda, dove io poi, forse ne parlavo anche l'altra volta con Antonio, cioè io ho sempre avuto una visione molto terza di tutto quello che succede, molto imparziale, quindi ho sempre avuto anche molto rispetto dei ruoli. Cioè, se giochiamo a guardie e ladri, la guardia fa la guardia e il ladro fa il ladro. Si è mai visto dei bambini che giocano a guardie e ladri e la guardia che si gira contro altro bambino e dice: ah, tu come ti sei permesso di rubare? Cioè, ognuno ha il suo ruolo, quindi la guardia fa la guardia e il ladro fa il ladro. Quindi se un ladro ruba, non mi stupisce, cioè fa il suo mestiere, tra virgolette. Qui è la stessa cosa, cioè è normale che in un essere come l'essere umano, che può essere declinato in infinite forme, in infiniti modi, ci sarà sempre qualcuno che avrà obiettivi poco nobili, scopi poco nobili, atteggiamenti e azioni poco nobili e magari non così pacifiche o benevole nei confronti del prossimo. Ma quello è il suo ruolo. Se lo fa bene, io mica posso criticare lui perché lo fa bene. Io però sono dall'altra parte e se non faccio niente mi posso criticare, sì, perché sono io che non sto più facendo il mio mestiere. Se nel consiglio, adesso io non li conosco, poi magari è pieno di brava gente, sicuramente, ma se nel consiglio comunale di Settimo Torinese ognuno facesse il suo mestiere, o se nella polizia, per esempio, come abbiamo visto il caso del vicequestore Schilirò, ognuno facesse esattamente quello per il quale ha espresso un giuramento, non ci sarebbe bisogno di Antonio che compie questi gesti o di una vicequestore che si presta, diciamo, consapevolmente ad entrare in un tritacarne mediatico pur di difendere con tanta determinazione quelli che dovevano essere dei principi indiscutibili. Quindi è sempre facile, è sempre bello, ovviamente, scaricare tutto. Vabbè, ma è colpa di quelli lì, i poteri forti o quelli lì hanno fatto. Adesso, per esempio, era arrivato prima anche una persona in chat, ovviamente molto lungimirante, dicendo: ah, ma no, la massoneria di non so che cosa, non ho fatto neanche in tempo a leggere, vuole il certificato per tutti, l'obbligo. Ma chi se ne frega? Cioè, perché ti interessa di cosa vuole quell'altro? Cioè, preoccupati, tu lo vuoi? No, allora fai qualcosa tu per quello che vuoi, non criticare l'altro perché sta facendo qualcosa, ammesso che lo stia facendo. All'altro lasciagli fare il suo mestiere, tu fai il tuo. Cioè, riappropriamoci dei nostri ruoli. Poi il più bravo vince. A guardie e ladri c'è sempre qualcuno che poi vince, ma lo determina il fatto chi ha giocato meglio. Ecco, forse se siamo così tanti e la vittoria non sembra dietro l'angolo, vuol dire che forse stiamo giocando male noi. Cioè, poniamoci il dubbio che probabilmente stiamo giocando male noi. Non so voi cosa ne pensiate in merito a questo, Antonio. Guarda, Marco, è un argomento delicato. Mi permetto di aprire una parentesi, lancio la seconda provocazione della serata. Sì, condivido in toto, nel senso che mi permetto di traslare il tuo pensiero e ciò che hai espresso precedentemente su un argomento che onestamente mi fa un po' arrabbiare, permettetemi di dirlo, nel senso che mi riferisco anche alle elezioni amministrative che ci sono state ieri, cioè le elezioni amministrative del 3 e del 4 ottobre. Il problema è che noi abbiamo avuto veramente tante persone contro questo Green Pass nelle varie piazze, iniziando da Milano. Io ricordo una piazza a Milano di 30.000, 40.000, qualcuno parlava addirittura di 50.000 persone, cortei a Torino con la variante torinese, Roma,
ma veramente in tantissime altre città. Il 3 e il 4 ottobre ci sono state queste elezioni comunali in varie città che sono state toccate da questa protesta, e permettetemi di dirlo, io sono molto molto deluso. Deluso perché? Perché, e faccio anche un mea culpa, la gente ormai non si fida più della politica, e questo è un male sia per loro ed è un male anche per noi, anche se io mi sento toccato in minima parte, ma come tanti altri consiglieri comunali e come tanta altra brava gente che ricopre questo ruolo istituzionale. Ma il popolo, cioè tante persone hanno sbagliato perché non recarsi alle urne vuol dire che tu il tuo potere da cittadino lo deleghi a qualcun altro, e deleghi a qualcun altro che possa eleggere il suo sindaco, che non sarà mai il tuo sindaco, nel senso che magari se tu fossi andato a votare, il tuo sindaco non sarebbe mai stato eletto, quel tuo sindaco, e c'erano tante opportunità in varie città di gente che si è espressa in maniera contraria a questo Green Pass, e con risultati, a parte qualcuno, permettetemi di salutare il collega Ugo Rossi, che a Trieste ha fatto un risultato eccezionale con circa il 5%. Anche a Rimini abbiamo avuto un risultato enorme col 4,5%, con veramente guerrieri contro il Green Pass e contro queste porcate costituzionali che ormai ci somministrano da quasi 2 anni. Però in tante altre città si è persa un'altra ottima occasione. Parlavamo del potere che ognuno di noi ha. Paolo Borsellino diceva che la rivoluzione si fa in cabina elettorale con la matita in mano, e in questi 2 giorni di tornata elettorale purtroppo neanche un cittadino su 2 è andato a votare, e questo fa riflettere e fa anche arrabbiare. Ma in effetti, guarda Antonio, noi proprio la puntata scorsa l'abbiamo improntata sul diritto e il dovere di voto. Cioè, ormai, siccome il diritto lo abbiamo acquisito, un po' quello che dicevi tu prima, no? Lo diamo per scontato. Bene, adesso il diritto di voto non è più un diritto, è un dovere, perché a parte che, l'ho già detto più volte, diciamo il limite di cos'è un diritto, di cos'è un dovere ormai è molto molto sottile, perché il mio diritto, per esempio, rimanendo su questo argomento, il mio diritto al voto deve essere il dovere di garantirlo a tutti gli altri. Quindi alla fine il limite tra i due diventa molto molto sottile. E proprio nella puntata scorsa abbiamo cercato anche di dare delle motivazioni per cui è importante andare oggi al voto, e mi fa piacere sentir dire appunto queste parole da te, tra l'altro da un ragazzo molto giovane che, come dicevi tu prima, la tua generazione proprio non si sta interessando minimamente di politica. Già la mia generazione se ne interessava molto poco, e la tua se ne sta interessando ancora meno. Io ti chiedo, cosa vorresti dire? Qual è il messaggio che vuoi dare alla tua generazione in questo senso? Cioè, della serie, guardatevi attorno... Parolacce e insulti, senza usare... Cosa, Marco? Senza usare parolacce e insulti. Okay. Ma allora, devo essere onesto, cercherò veramente di essere brevissimo. Allora, io onestamente non mi sento di dispensare consigli, anche perché diventa difficile dispensare consigli a una generazione che si è fatta lobotomizzare con Netflix e si è fatta comprare con abbonamenti gratuiti su YouPorn e Pornhub. Cioè, capite bene che diventa anche complicato provare a dare dei consigli del genere. Ma io mi permetto di citare un ex segretario. Cercavano della felicità, Antonio, era un momento triste, cercavano della felicità. Guarda, io non mi permetto di citare un personaggio storico molto importante, era un ex segretario di quel che resta del vecchio PCI. Gramsci diceva: io odio gli indifferenti perché chi non prende parte
garantisce che il sistema venga perseguito senza alcun ostacolo. E io mi sento di fare questo appello alla mia generazione, che come vedete è una generazione di morti viventi. Grazie Antonio, direi molto, molto volevo, conciso, Serena, regalare sul finale una citazione che mi ha fatto venire proprio in mente Antonio in merito anche alle elezioni che ci sono appena state, dove effettivamente non abbiamo visto grossi scossoni, grossi ribaltoni. Se pensiamo per esempio al Comune di Milano, appunto come diceva lui, tanto casino, le piazze, si fanno le elezioni e poi boom, riconferma al primo turno senza manco passare per il ballottaggio, che dici vabbè, e quindi cioè, diventa dura. E quindi è venuto, mio nonno se n'è andato 2 anni fa, ma ovviamente è una delle persone a cui ho voluto più bene in assoluto e mi ha regalato tantissimi di questi aneddoti che io mi ricordavo anche mi divertivo anche a riascoltare più volte e me li godevo ogni volta, come facciamo con tutti quelli che hanno avuto la fortuna di avere dei nonni, così sarà capitato a tutti. E lui ha vissuto dal periodo fascista in poi, quindi se li è prese tutte le cose che sono successe qui in Italia, di belle e di brutte, cioè partito dal bruttissimo ed è arrivato ai periodi migliori. E lui mi faceva proprio questa citazione, 2 citazioni ogni volta che c'erano le elezioni nel periodo post, diciamo, dopo che la guerra era stata vinta, quindi fatti vari governi, quando iniziava ad essere eletta sempre la democrazia cristiana piuttosto che i socialisti e così via. Allora lui mi raccontava sempre questa cosa che lui vedeva sempre per tutta la durata fra un'elezione e l'altra, quando poi c'era la campagna elettorale, peggio che andare di notte, diceva, dovevi vedere i comunisti andavano tutti in piazza, arringavano le folle, gridavano tutti applausi, bravi, bravissimi, un casino che poi si votava, vinceva la DC, lui lo diceva in dialetto, abbassavano le orecchie e se ne tornavano esattamente dove erano partiti. E qui diciamo più o meno mi sembra di aver rivissuto la stessa identica situazione, cioè a cosa serve, come diceva Antonio, famo, dimo, famo tutto sto gran casino e poi quando effettivamente abbiamo il potere vero, non di battere contro una pentola, che per carità va bene, ma va bene in quel momento, adesso che tu hai veramente la possibilità, con un gesto, uno sforzo minimo, cioè una X, perfino io che non sono propriamente adatto allo sport, mi riesce facile, alla fine 1 su 2 ci rinuncia completamente, rinuncia a essere sovrano, rinuncia a qualsiasi, cioè l'unica determinazione è quella di andare avanti nel reiterare gli stessi errori, talvolta nascondendosi dietro al ma sì, tanto sono tutti uguali, cosa cambia? Per poi tornare a lamentarsi nei 5 anni che sono intercorsi fra un periodo e l'altro, perché allora a quel punto eliminiamo anche la polemica, eliminiamo anche la lamentela. Cioè, ma la se differenza... è giusto non votare perché sono tutti uguali, allora per legittima conseguenza dobbiamo eliminare istituzionalmente anche la lamentela. Se sono tutti uguali, che motivo c'è di lamentarsi? O no? Ma in effetti la differenza tra un desiderio e un obiettivo è l'azione mirata. Purtroppo si continua a vivere nel desiderio, mi piacerebbe, sarebbe giusto, bisognerebbe fare, e come vedete sono tutti condizionali. E quindi sì, si potrebbe, bisognerebbe, ma lo dovrebbe fare lui, dovrebbero loro cambiare, e siamo sempre lì. E quindi rimangono desideri che la parola stessa ci dice esattamente cos'è: desidera, cioè senza astri favorevoli per i nostri scopi. E la differenza sta appunto nel far diventare il desiderio volontà con un'azione mirata, ed è solo così che poi noi otteniamo i nostri obiettivi.
E spesso e volentieri a me si rivolgono persone per dire non so come fare per ottenere i miei obiettivi. È semplice, devi agire. Finché tu ti lamenti, tornando al discorso appunto di poco fa di Marco che diceva eliminiamo anche la lamentela a questo punto, finché tu ti lamenti, finché tu giudichi, non stai facendo nessuna azione utile, stai comunque rimanendo fermo, immobile nella condizione in cui sei. Ed effettivamente, come diceva poco fa Antonio, anche riportando la frase di Borsellino, sì, è dentro la cabina elettorale che si fanno che si cambiano, e guarda caso ancora una volta abbiamo visto che ci sono troppe parole e troppi pochi fatti. Assolutamente sì. Io adesso poi do la parola ad Antonio, vorrei che chiudesse lui lasciandoci il messaggio che più desidera o più vuole, ma vorrei dare anche questo ulteriore aneddoto a chi ci ascolta, anche per cercare di portare avanti con molta più determinazione appunto quegli obiettivi che ci si prefigge nei 5 anni e che poi magicamente ci si scorda proprio gli ultimi 2 giorni quando sarebbe il momento di poter incidere. E questo probabilmente deriva anche da molto di quello che ho imparato e che mi ha dato poi lo stare all'interno del movimento Roosevelt. Antonio potrà confermare, noi più o meno comunque ci siamo conosciuti la scorsa intervista, abbiamo parlato prima e dopo l'intervista, ci siamo scritti dei messaggi, oggi ci siamo rivisti. Ecco, io solo oggi, ma perché così mi è venuto di chiedere o di dire: ma Antonio, ma tu fai parte di qualche partito, di qualche lista, di qualche cosa? Ma questo perché a me non interessava. Cioè lui in questo momento poteva avere dietro di sé il marchio di Forza Italia, del PD, della Lega, di chi volete. A me non sarebbe interessato. Io ho valutato lui come persona, come si fa con uno che si incontra in piazza, per l'appunto, si inizia a parlare, ci si saluta, ci si scambia delle idee e si scopre se si è affini, se la si pensa nella stessa maniera, se si hanno gli stessi valori. Invece questa cosa è una cosa che spesso, sempre più spesso, ci blocca anche la persona più determinata, per tornare al titolo della trasmissione, poi gli basta sentire lo scandaletto, la cosa, e allora basta, tutti quelli che sono all'interno di quel periodo devono cadere tutti. A me non interessa. Se lui, Antonio, facesse parte di una qualsiasi lista o di un qualsiasi partito, per me rimaneva Antonio Borrini. Ma gli altri ci hanno preso 5 consiglieri che ne hanno fatte di tutti i colori dello stesso partito. E chi se ne frega? Sarà un problema di quei 5 consiglieri, non è che ne potrà rispondere lui per tutti gli altri. E spesso, sai, quando ci veniva mossa anche la critica all'interno del movimento Roosevelt, proprio del fatto che ci fossero varie posizioni, vari modi di approcciare a tanti temi che sono capitati, e anche all'interno dei partiti stessi, nazionali, realtà locali, ci sono varie sensibilità e molti, logicamente, soprattutto tra i puristi, c'è una grande lamentela di questo sfasamento, bisogna essere tutti allo stesso livello. Beh, ma io ho fatto questo esempio per chiudere. Ho detto, scusate, ma quindi se uno in una famiglia la pensa in una determinata maniera e ha determinati valori, se la moglie e i figli la pensano e fanno tutto l'opposto, che fa? Si dimette da padre e da marito? E dice, io per dimostrare il mio grado di purezza mi dimetto da questa famiglia? Ne dovrà rispondere lui? Ognuno di noi deve ricominciare a rispondere delle sue azioni e basta, perché se no la dobbiamo declinare poi a tutti sta roba qua. Allora, questo è il mio pensiero, ovviamente. Antonio. No, condivido, anzi mi hai strappato anche un sorriso.
Ma innanzitutto, siccome siamo in chiusura, io mi permetto di ringraziare sia te Marco, ma anche Serena, tutto lo staff di MRTV per questa seconda opportunità che mi avete dato. Nel mio piccolo cerco di essere sempre un po' controcorrente, un po' come tutti noi. E qualora ci dovesse essere l'opportunità di fare un terzo, quarto, quinto appuntamento, ci sarò volentieri. E dicevi precedentemente, ci siamo già sentiti, abbiamo fatto un'intervista online, la nostra prima, ci siamo sentiti per messaggio e anche per telefono, manca soltanto vedersi per un caffè tutti e tre a Milano. battute a parte. Battute a parte. È per fare l'azione che abbiamo detto poco fa. Esatto. Invece di rimanere sugli social, facciamo l'azione reale in cui appunto c'è un incontro. Esatto, battute a parte, mi farebbe molto piacere. Io vi saluto dicendo che la battaglia continua, cioè tra poco si entrerà nel vivo. Se fino ad ora abbiamo scherzato, dal 15 di ottobre non si scherzerà più, nel senso che dal 15 di ottobre ci troveremo in un inferno vero e proprio, dove sostanzialmente chi ha deciso di non sottoporsi a questo siero, qualcuno lo definirebbe siero benedetto, dovrà pagare per andare a lavorare, cioè robe da matti, robe che Berlinguer e i leader dei vari partiti comunisti, compreso Gramsci, si rivolta nella tomba. L'appello che faccio è: continuate ad informarvi, benvengano appuntamenti come quello di questa sera e benvengano le rubriche di MRTV, perché spesso e volentieri, a me capita sempre, mi arricchisco ogni qualvolta che ho interlocutori diversi. Grazie Antonio, infatti ti ringrazio ovviamente anche per la stima nei confronti di MRTV, che comunque cresce anche e soprattutto grazie agli ospiti che come te accettano di venire qua a parlare, a portare anche le proprie esperienze, perché è con l'esperienza sul campo che noi cresciamo sempre di più, e quindi non con la teoria ma sempre con la pratica. Marco, qualcosa in chiusura? Ma io volevo cedere la chiusura a un messaggio che ci è arrivato in chat, sempre da Daniel, che ho trovato molto, molto carino, molto bello, scusatemi. Probabilmente riferendosi a quello di cui stavamo parlando, dice: è come creare un bonsai. Per raggiungere l'obiettivo, tra eleganza delle forme in equilibrio totale per il bene della pianta, lo si può fare mentalmente, fissando l'immagine nella mente. Ecco, questo diciamo che io l'ho visto molto qua. Era scritto sulla maglia, ma si capiva e si vedeva molto che era scritto anche nella mente. Tutto esatto, qui. è una materializzazione di quello che è un pensiero. Ovviamente riportiamo di nuovo l'attenzione sul fatto che per cambiare la situazione bisogna essere sul campo, e quindi, come diceva Antonio, la battaglia sta per iniziare, la vera battaglia, e inizierà appunto dal 15 ottobre. È lì che dobbiamo dimostrare la nostra fermezza sul campo, e quindi è lì che non bisogna mollare. È proprio adesso, anche perché ricordiamoci sempre una cosa. Io l'ho riportata più volte, però mi piace comunque ripeterla perché ci fa riflettere. E mi ricordo molto una barzelletta che ci raccontavamo quando eravamo bambini, del matto che deve scappare dal manicomio e ha 100 cancelli da saltare, arriva al 99esimo e poi torna indietro. Questa era una barzelletta, ma come può essere vista oggi? Cioè, a un passo dall'ottenere i propri obiettivi, spesso e volentieri si cede.
si cede per sfinimento, si cede per tutta una serie di motivazioni. Quindi ecco, non cerchiamo di mollare mai, perché ovviamente potremo mollare a un passo dal nostro obiettivo. Io voglio ringraziare ovviamente Antonio per essere stato con noi ancora una volta. Grazie Antonio. Grazie a te Serena. Grazie a Marco che come sempre è qui con me in questa rubrica. Grazie a voi, grazie ad Antonio e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e che ci seguiranno, ci continueranno a seguire. E ringrazio anch'io ovviamente chi è stato con noi insomma in diretta, ma anche chi ci guarderà dopo, e come sempre vi invito a mettere un mi piace al video se vi è piaciuto, di condividerlo con chi ritenete insomma possa essere interessato a quanto abbiamo detto questa sera. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati su quelle che sono le novità di MRTV. Vi do come dicono oggi i giovani, uno spoiler per la prossima puntata. Beh, avremo un'altra ospite molto molto giovane. Ecco, questa è, è l'unica cosa che vi dico per la prossima volta. Grazie a tutti e ovviamente Marco, sigla.